Ciao a tutti amici del Sagittario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Sagittario e le tendenze energetiche predestinate per la seconda metà di aprile 2026. Abbiamo la carta del Papa, amici del Sagittario. Può essere un periodo di ufficializzazioni, un periodo di contratti. Per qualcuno potrebbe trattarsi di qualche guida, magari di tipo spirituale, nella quale vi potreste trasformare voi, perché il Papa è l'archetipo del maestro, oppure potrebbe essere qualcuno che incontrerete o a cui vi affiderete. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il numero di telefono, il link alla pagina web, i link ai corsi gratuiti presenti sul canale e il link al corso di livello intermedio di tarocchi intuitivi. Bene. Allora, partiamo con un 7 di spade, il mago, un 4 di pentacoli, abbiamo il matto, una regina di coppe, un cavaliere di pentacoli, un 3 di coppe, e un 9 di coppe, ragazzi. Bene, adesso andiamo a vedere carta per carta, capiamo qual è l'energia generale del periodo. Potrebbero anche arrivare dei messaggi slegati tra di loro. In un secondo momento andiamo a vedere il lavoro, l'amore, il denaro, un po' tutto, insomma. Allora, partiamo da questo 7 di spade che mi dà un po' la sensazione che stiate cercando di captare o prendere o arraffare più cose positive possiate verso metà aprile. Andiamo a vederlo. Cavaliere di coppe. Potrebbe esserci una sorta di avidità nei confronti di due persone, nei confronti di un progetto, nei confronti di una situazione. Diciamo che con il 7 di spade non è una buona carta di inizio, ragazzi, perché ho come la sensazione che ci sia un qualche tipo di tema, di discorso con questo cavaliere di coppe che potrebbe essere affrontato in modo un po' troppo o superficiale o arrogante, mi viene anche da dire. E per qualcuno invece si tratta sì di due persone che magari state frequentando, con le quali state avendo delle relazioni a metà aprile. Non sono necessariamente relazioni romantiche. Andiamo a vedere il mago. Abbiamo la carta degli amanti. E un asso di spade. Qui c'è un nuovo inizio, ragazzi. Sia il mago che l'asso di spade sono un 1, quindi ho come la sensazione che se qualche cosa verso o fino metà mese, diciamo, è stato occulto, è stato omesso, con questo asso di spade è facile che qualche cosa venga a galla. Vi dico, l'asso di spade è anche una di quelle carte che taglia, non di quelle carte, di quelle energie, che taglia. Quindi si tratta anche di dare come un taglio, se vogliamo, a quello che è stato il passato, per dare il là a questo nuovo inizio molto più in equilibrio. Vi dico che per qualcuno può essere una relazione romantica, perché effettivamente abbiamo gli amanti,
ma non è necessariamente detto. Andiamo a vedere il 4 di pentacoli, perché sento che tra il 7 di spade e il 4 di pentacoli c'è come un afferrare qualcosa, un tenersi stretto qualcosa o qualcuno. 4 di spade e luna. C'è un passato qui, con la carta della luna. Potrebbero esserci delle proiezioni, una realtà che si vede a metà, che poi è un po' quella che si dimostra qui con questo 7 di spade. Il 7 di spade non è sempre la bugia che io racconto con l'intenzione di fregare qualcuno. Il 7 di spade può essere anche la bugia che mi auto racconto, dovuta ad una visione parziale, e qui ve lo dice la luna, della realtà. Quindi se io penso di non poter far diversamente, è chiaro che la mia verità sarà quella di non poter far diversamente. Magari una persona esterna vede che è una storia che vi raccontate, perché basterebbe fare questa correzione, questa modifica, questo cambio e le cose si riuscirebbero a fare. Quindi non è sempre detto che il 7 di spade sia, diciamo, negativo in quel senso, cioè come se gli altri vi facessero cioè del male, no, come se vi raccontassero delle bugie o se voi raccontaste delle bugie agli altri. Poi magari è così, però diciamo che con l'asso c'è un qualche cosa che viene fuori che fino a metà aprile è rimasto occulto. Andiamo a vedere il matto. Abbiamo un 3 di spade e un 4 di coppe. Credo che qui manchi della fiducia nei confronti della vita, del mondo proprio, delle persone. Andiamo a vedere la regina di coppe. Abbiamo torre e 9 di coppe. C'è come un qualche cosa che secondo me avrebbe bisogno di essere ristrutturato o destrutturato con questa torre. Però dall'altro lato il 9 di coppe mi dice che potrebbe esserci sia un certo tipo di soddisfazione, ma in questo caso la sento proprio come zona di comfort, dove è meglio il male conosciuto che il nuovo da conoscere certe volte, perché uno sa come gestirlo, è già il brodo in cui si naviga sempre. Andiamo a vedere il Cavaliere di Pentacoli. 6 di spade, c'è come una lentezza nello spostarsi, e 5 di bastoni, da queste ideologie secondo me, da questo 7 di spade, perché con questo 5 di bastoni qualcosa mi dice che ci sono come delle lotte interne e quindi state andando con molta calma, con molta prudenza. Vi dico, secondo me in questa parte finale di aprile, perché qui abbiamo un 3 di coppe e qui abbiamo due energie iniziali, quindi secondo me potrebbe ancora esserci questa, se vogliamo, ambivalenza, anche se qui sento che c'è come un qualche cosa di più serio che inizia con una di queste due energie. Potrebbe essere la relazione, potrebbe essere un'amicizia, un progetto, qualche questione lavorativa. Andiamo a vederlo. 7 di coppe. Io credo che vi stiate raccontando un po' di storie. 2 di coppe e 2 di bastoni sul trovare la persona giusta, sul essere fatti per stare in coppia, potrebbe anche essere. C'è come una mancanza di punto di incontro qui. Potrebbe essere che con una di queste due energie si crei come un rapporto profondo, che secondo me può anche essere un rapporto di amicizia, però è come se con questo matto qui vi mancasse un po' di fiducia, come vi dicevo prima, e quindi ci state andando molto piano. Però andiamo a vedere il 9 di coppe, perché comunque è una bellissima carta di appagamento, di qualcuno che ha raggiunto comunque un certo tipo di traguardo, di soddisfazione personale, di appagamento. Abbiamo la forza e il fante di spade. Sento un periodo un po' lento, sinceramente, ragazzi.
Qui è come se steste cercando un po' di capire che cosa vi succede intorno e da che parte andare, perché è vero che ci sono due energie, due possibilità, però è come se qualcuno di voi pensasse di... Cioè, quali possono essere le alternative future? Però non pensateci troppo perché avete sia la luna che il sette di spade che il sette di coppe e quindi non è che abbiate le idee poi del tutto chiare. Avete anche il 4 di coppe che è la carta della cecità. C'è qualche cosa che non vedete o che non volete ammettere qua. Può anche essere, eh? E sento che a fine mese effettivamente monitorerete la situazione senza fare troppi sforzi, però è un po' come se steste a guardare. Vi dico, in questo caso il Papa lo sento come un diventare maestri di voi stessi, cioè questo fante di spade mi dice che diventerete osservatori, che qualcuno potrebbe anche tendere un po' al controllo, ma più che tutto è per mantenere questa situazione così com'è. Io credo che a qualcuno manchi la fiducia, il coraggio di scegliere una di queste due energie, o se per esempio ce ne fosse una sola e qui si tratta di dire la verità a questa persona, io credo che qualcuno non ammetta che stia iniziando un sentimento piuttosto che una buona relazione lavorativa e si termini un po' il mese, io vedo la quarta settimana piuttosto lenta, sinceramente. Però è come se voi doveste insegnare a voi stessi per dove andare. Diciamo che c'è bisogno di pulire un po' la visione, eh. Allora, se parliamo di lavoro, se siete senza lavoro, allora, sinceramente non è che vedo grandi cose. C'è effettivamente un asso di spade e un mago, quindi potrebbe esserci come una collaborazione, voi che andate a aiutare qualcuno che magari conoscete già, però da lì a dire che arriverà un contratto sicuro non lo vedo tanto in questi 15 giorni, ragazzi. È vero che avete il Papa. Qua può esserci veramente un suggerimento a insegnare qualche cosa. Mm? Ho la sensazione che potrebbero essere come insegnanti di sostegno, ehm, insegnanti bis o vice, sapete, come figure di appoggio in questo periodo. Per quello che riguarda le persone che sono occupate, sento che dovrete fare un buon viso a cattivo gioco. Nel senso che non vi sento pienamente soddisfatti in questo momento particolare nella vostra azienda, però tutto sommato, secondo me, non è un buon periodo per fare scelte, è più un periodo per vedere come si muovono le energie. Io credo che ci sia una persona particolarmente legata a voi nel mondo del lavoro. Ehm, non so, come l'idea che qualcuno qui potrebbe essere licenziato, non so se siete voi o se potrebbe essere quest'altra persona e quindi c'è come questo legame che si rinforza, sento come una maggior unione da un punto di vista lavorativo con un collega, con un superiore, con qualcuno. Nel caso foste autonomi, allora sento che non va malaccio, però è anche vero che per espandervi avete bisogno di fare un po' di ripulisti dei vecchi clienti, del magazzino, c'è bisogno di aria fresca secondo me. Il punto è che non sapete ancora quale sia la strada migliore per far avverare questa crescita. Guardate, vi dico una cosa, mi hanno detto la parola decluttering. Il decluttering è il togliere le cose, diciamo, normalmente per farlo bene, vi faccio l'esempio dell'armadio, si svuota completamente l'armadio e poi si fa come una selezione di quello che effettivamente io indosso ancora e quindi lo rimetto nell'armadio, di quello che potrebbe servirmi magari in occasioni importanti e che magari metto una o due volte all'anno
e poi si fa la selezione di quello che non si indossa più, proprio perché per fare entrare energia nuova bisogna prima togliere il vecchio che non serve più. E questo ve lo dico perché qui avete la torre al contrario. Quindi c'è bisogno di togliere della roba, dei pensieri, prodotti che non funzionano più, quello che vi ho appena detto, insomma, per poter far entrare energia nuova. Potete anche dare un'occhiata al Feng Shui, nel senso che magari il cambiare la disposizione dei mobili nell'ufficio piuttosto che nell'azienda potrebbe aiutarvi a far fluire meglio l'energia. Ehm, Se parliamo di progetti, sì, potrebbe esserci come un tentativo di inizio, ma sinceramente non è un buon periodo, ragazzi. Potreste rimanere delusi da come vanno le cose perché siete in questa visione parziale della realtà e quindi non tenete in considerazione certi aspetti, ci sono certi dettagli che non siete in grado di vedere. È un po' come se le energie vi dicessero rallentate un attimo e diventate spettatori per questi 15 giorni. Per quello che riguarda la parte economica, non va malaccio, non è che ci siano chissà che ingressi extra, però sento che allora, innanzitutto può essere un buon periodo per fare un lavoro sulle credenze limitanti per quello che riguarda la parte monetaria, quindi chiedervi se meritate soldi, chiedervi il perché riuscite a guadagnare sempre solo quella cifra e mai qualche cosa in più, chiedervi, non lo so, che tipo di relazione avete con il denaro, come lo accogliete, Provate a sostituire la parola denaro con la parola amore e vedete se c'è lo stesso tipo di relazione. È un esercizio che io faccio fare nel percorso individuale, però vi cambia un po' il chip poi. Va bene. Per quello che riguarda le relazioni. Allora, ragazzi, a livello familiare abbastanza tranquilli, nel senso che effettivamente potrebbero esserci come delle cosette da sistemare, qualcuno potrebbe avere come dei debitucci da finire di saldare o delle cose ancora da pagare, però a parte questo sento come se fosse un periodo di unione familiare. E se dovessimo parlare di relazioni romantiche, nel caso siate single e non abbiate proprio nessuno in testa, secondo me qualcuno si avvicina. Qui c'è proprio la possibilità che inizi, come vi dicevo agli inizi della lettura, che inizi una relazione di un certo spessore. C'è una bella comunicazione, il punto è che sento che voi siete più per la friend zone, cioè non credo che abbiate voglia di compromettervi, può essere perché non conoscete bene la persona, può essere perché non sapete ancora che cosa volete dalla vostra vita e non lo so, sento come un po' di titubanza ancora, anche se effettivamente le chiacchiere non si sprecano. Ehm, per quello che riguarda le persone che sono in una relazione, sento che può essere un buon periodo, ragazzi, per rinfrescare un pochettino tutto quello che è la parte ludica della relazione. Anche in questo caso le chiacchiere, l'essere sinceri, l'essere onesti, perché qui comunque voi avete un 7 di spade, la luna e un 4 di coppe, quindi non è che abbiate tutta questa verità in tasca, però già solo il fatto di essere onesti con l'altra persona farà sì che possa esserci un confronto alla pari. Nessuno vi dice che dobbiate fare il passo in più, anche se magari qualche cosa potrebbe arrivare dall'altra parte, però il punto è, non lo so, io ho come la sensazione che, perché avete il matto, qualcuno ha come bisogno di fare un po' il salto di fede. Mi viene anche da dire che con questo 3 di spade e il 4 di coppe, perché ho come l'idea che potrebbe esserci una ferita interiore che è ora di guardare, che non è stata vista fino ad adesso, e
Vi dico questo perché il matto fa anche riferimento al bambino interno e quindi può esserci come un qualche cosa che voi vi state raccontando e che ha bisogno di essere risanato. Anche qui avevate il 4 di spade al contrario, che è una carta di guarigione, quindi c'è come un tema qui che ha bisogno di essere affrontato, però sento che comunque è la parte divertente che ha bisogno un po' di essere sollecitata in questo periodo. Se per caso vi stanno chiedendo di andare a livello successivo, sento che prenderete tempo. Per chi fosse in una relazione clandestina, anche qui sento che le cose non cambieranno molto, ragazzi. Magari ci sarà più dialogo, ci sarà più unione, unità, intimità a livello di cuore, perché vedo proprio tante chiacchiere, però poi restano lì. Cioè, nel senso, io non sento che farete molti passi avanti a livello relazionale. È vero che abbiamo questo inizio, questa carta degli amanti, qua c'è un 2 di coppe, il cavaliere di coppe, però è come se vi sentissi titubanti e molti di voi, vi dico, ecco, per chi fosse in una relazione clandestina, vi dico, potrebbe esserci un'altra energia, eh. Cioè, perché qui abbiamo comunque due cavalieri d'entrata. C'è un 3 di coppe. Fatemi sapere nei commenti poi. Andiamo a vedere Osho che cosa vi vuol consigliare in merito a questo periodo. Il condizionamento, questo è il diavolo. Qualcuno è condizionato, vi state o facendo condizionare. E 3 di bastoni. Sperimentare e il condizionamento. Vi dico, qui c'è qualche incastro e per quello che vi dicono di fare il salto di fede, c'è qualche cosa da dover destrutturare. Siccome avete due nomi di coppia, il nome di coppia è una carta di appagamento, io credo che qualcuno qui si stia un po' nascondendo il fatto che è appagato così com'è, ma in realtà no. Cioè ho come la sensazione che ci sia come un condizionamento esterno e che vi dicano di provare altre, di uscire dagli schemi, via. È tempo di uscire dagli schemi, ragazzi. Andiamo a vedere ancora un paio di oracoli. Carta numero 11. Qui vi parla di rilasciare qualche cosa, dei suoni curatori, guaritori anche potrebbe essere, e dice un addio finale. C'è come qualche cosa che dovete lasciare indietro qui, qualche cosa da guarire, come vi dicevo. Qualche realtà che vi siete costruiti nella vostra testa, magari. Carta numero 15. Guardate, questa carta qui parla di rotture con gli ex. Secondo me potrebbe essere un dolore riguardante il passato. Carta numero 15. Qui parla del mondo degli spiriti, di memorie e di un'assistenza divina. E infatti avete l'angelo della carta degli amanti qua. Ultimo oracolo, andiamo a vedere una meditazione di Findorn. Queste sono tante. Prendiamo la prima. La gioia profonda può essere vissuta nella quiete della preghiera. La grande gioia può essere espressa in una canzone, nelle parole. Tutto il tuo essere può danzare gioioso, basta un sorriso per parlare della gioia e gli stranieri possono condividerla anche se non parlano la tua lingua. È vero, è come se vi dicesse che sono le sensazioni da dentro che si possono un po' condividere. Amici del Sagittario, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato spunti di riflessione interessanti, fatemelo sapere nei commenti. Sostenete il canale con un like, con un hype, con la condivisione del video o la vostra iscrizione per iniziare un percorso
individuale con me basato sul lavoro delle credenze limitanti, mi potete contattare via mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il tutto, ma tenete presente che se volete fare lo stesso lavoro come autodidatti vi basta abbonarvi al canale. Anche lì tratto tutto il tema delle credenze limitanti, divise per settore, quindi lavoro, amore, soldi, tempo, vecchiaia, ce n'è un sacco. E in più ci sono anche temi di metafisica, di metamedicina, parlo dell'astrale, di come si vede nell'etere, di come sviluppare il terzo occhio, come trascendere l'ego, il risveglio della Kundalini. Insomma, ci sono tantissimi temi che sono praticamente quello che io ho imparato in decenni di formazione personale e professionale che sto semplicemente condensando e mettendo lì a vostra disposizione. Date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Detto questo, ah no, scusate, sono 4 playlist e sono numerate, vanno viste in ordine cronologico, proprio perché è come fosse una scuola. Detto questo, ragazzi, vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio, ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!